Nel video di oggi scopriremo insieme cosa sono i volt, gli ampere e i watt e come descrivono il flusso dell'elettricità in un sistema elettrico. Questo video è pensato per chi è alle prime armi, quindi non preoccuparti, niente termini troppo complessi o formule che fanno girare la testa. Il nostro obiettivo è capire l'essenziale dell'elettricità, nel modo più semplice possibile. Prima di tutto, cos'è l'elettricità? È una forza che si muove attraverso i fili, detti conduttori, che sono materiali in grado di trasmettere questa energia. I fili non sono solo metallo scoperto, sono rivestiti da uno strato isolante, un materiale che impedisce all'elettricità di scappare. In parole povere, il metallo all'interno del filo permette il passaggio dell'elettricità, mentre l'isolante all'esterno la trattiene, proteggendoci e dirigendo l'energia dove serve. Per immaginare come funziona un filo, pensa a un tubo dell'acqua. L'elettricità scorre all'interno del filo come l'acqua scorre in un tubo. L'isolante è come le pareti del tubo. Tiene tutto al suo posto, evitando perdite. L'elettricità può viaggiare in due modi principali, o in corrente continua, DC, oppure in corrente alternata, AC. Vediamo insieme come funzionano. La corrente continua, DC. Immagina di avere una batteria per auto. Questa ha due poli, uno positivo e uno negativo, che spesso vengono indicati con i colori rosso e nero. Collegando i due poli della batteria a un apparecchio, come una lampadina, attraverso due fili, succede qualcosa di interessante. L'elettricità fluisce dal polo positivo, attraversa l'apparecchio, che utilizza l'energia, e ritorna al polo negativo. Questo movimento continuo dell'elettricità è ciò che chiamiamo corrente continua. È come un fiume che scorre in un'unica direzione, portando energia dove serve. La corrente alternata, AC. La corrente alternata è un po' diversa. Qui il positivo e il negativo non sono fissi, ma si scambiano costantemente e rapidamente di posizione. Questo non significa che il filo si muova fisicamente. Ciò che oscilla è la forza elettrica all'interno del filo. Puoi immaginare la corrente alternata come un flusso che oscilla dal polo negativo al positivo e poi inverte la direzione dal positivo al negativo. Quando l'energia si propaga lungo il filo, gli elettroni scorrono in un flusso alternato. È un'oscillazione, non un movimento lineare. Per ricapitolare, possiamo paragonare i due tipi di corrente a fenomeni naturali. La corrente continua è come un fiume che scorre in un'unica direzione. La corrente alternata cambia direzione in continuazione. Ora che abbiamo chiarito come l'elettricità si muove, possiamo passare a un altro aspetto fondamentale: come viene misurata. Prepareremo il terreno per capire cosa significano volt, ampere e watt, così da avere una visione completa di come funzionano i sistemi elettrici. Usiamo i volt, gli ampere e i watt per descrivere quanta forza elettrica viene trasmessa attraverso un conduttore, cioè un filo. Cominciamo a capire cosa significano questi termini e come si collegano alla trasmissione dell'elettricità. La tensione, i volt. La tensione è come la pressione, una forza che spinge l'elettricità attraverso il filo. Possiamo immaginarla utilizzando un'analogia semplice. Pensa a un tubo da giardino che trasporta acqua. La pressione dell'acqua nel tubo corrisponde alla tensione. Anche se l'acqua non sta effettivamente scorrendo nel tubo, la pressione c'è comunque, pronta a spingere l'acqua fuori appena apri il rubinetto. Allo stesso modo, la tensione rappresenta il potenziale elettrico, cioè quanta energia è pronta per essere utilizzata. Un esempio pratico per capire la tensione è la compatibilità tra apparecchi e sistemi elettrici. Se hai un elettrodomestico o una lampada progettato per funzionare a 12 volt, appunto come una lampadina da auto, dovrai collegarla a una batteria che fornisce 12 volt. Allo stesso modo, se un apparecchio richiede 220 volt in corrente alternata,
dovrà essere collegato a una presa che offre la stessa tensione. La tensione quindi è un'indicazione importante per assicurarti che i dispositivi e le fonti di energia siano compatibili. La tensione quindi stabilisce che elettrodomestico o generatore o batteria si può connettere all'impianto. Anche le batterie hanno delle tensioni standard, 6, 12, 24, 36, 48 volt per esempio. E gli accessori sono tutti fatti per funzionare all'interno di questi range. La corrente, gli ampere. L'amperaggio, o corrente, misura quanta elettricità scorre effettivamente attraverso il filo. Torniamo alla nostra analogia del tubo da giardino. Se la tensione è la pressione dell'acqua, l'amperaggio potrebbe essere il volume di acqua che scorre nel tubo in un dato momento. Se non scorre corrente, non c'è consumo di energia. È come tenere il rubinetto chiuso. La capacità di un filo di trasmettere corrente dipende dalla sua dimensione. Più il filo è spesso, più ampere può trasportare. Se provi a trasmettere troppa corrente attraverso un filo troppo sottile, il filo si surriscalderà. Questo avviene perché l'energia in eccesso si trasforma in calore. Se il filo si surriscalda troppo, potrebbe addirittura causare un incendio. Ecco perché è fondamentale scegliere fili della giusta dimensione, soprattutto per apparecchi che richiedono molta energia, come elettrodomestici grandi o sistemi elettrici complessi. Ad esempio, se colleghi una batteria per auto da 12 volt a un dispositivo, devi usare un cavo abbastanza grosso per trasportare la quantità di ampere necessaria. Un cavo troppo piccolo non solo rischia di surriscaldarsi, ma potrebbe non trasmettere energia sufficiente per far funzionare correttamente il dispositivo. Pensa al motorino di avviamento dell'auto, ha fili molto spessi perché ha bisogno di tanta corrente per poter funzionare. La potenza, i watt. Ora che abbiamo capito cosa sono i volt e gli ampere, possiamo parlare anche dei watt. La potenza, misurata in watt, rappresenta la quantità totale di energia che fluisce attraverso un sistema. Ma prima di continuare, ti devo chiedere un piccolo regalo. Lasciami un like e se ti interessano questi contenuti, iscriviti al canale. E se in più vuoi approfondire qualche argomento, lasciami pure un commento, per me sarà un piacere risponderti. Grazie mille per il supporto al canale, mi aiuta nella crescita. La potenza, quindi, si calcola semplicemente moltiplicando la tensione, volt, per l'amperaggio, ampere. Watt uguale volt per ampere. Per capire meglio, possiamo estendere l'analogia del tubo dell'acqua. Immagina due tubi. Il primo ha una pressione dell'acqua molto alta, ma è un tubo piccolo e stretto. Il secondo ha una pressione bassa, ma è un tubo molto grande e largo. Anche se i due tubi sono diversi, possono riempire comunque un secchio d'acqua nello stesso tempo. Questo perché, nonostante differenze di pressione e di dimensione, la quantità totale di energia trasmessa, in questo caso l'acqua che riempie il secchio, è la stessa. In un sistema elettrico succede qualcosa di simile. Puoi avere un filo con una tensione molto alta e una corrente bassa, oppure un filo con una tensione bassa e una corrente alta, ma il prodotto di questi due valori, i watt, può essere uguale. Riassumendo, la tensione, i volt, è come la pressione dell'acqua, rappresenta la forza o il potenziale elettrico disponibile. L'amperaggio, gli ampere, è come il volume d'acqua che scorre, misura quanta elettricità sta effettivamente fluendo. La potenza, i watt, è il risultato della combinazione di tensione e amperaggio. Ti dice quanta energia totale viene trasmessa. Questi tre concetti lavorano insieme per descrivere come funziona un sistema elettrico. Ad esempio, un elettrodomestico che richiede 120 watt potrebbe ottenere questa potenza in diversi modi.
usando una tensione di 12 volt e una corrente di 10 ampere, oppure con una tensione di 120 volt e una corrente di appena 1 ampere. Ora che abbiamo chiarito come funzionano i volt, ampere e watt, possiamo capire meglio come progettare e utilizzare i sistemi elettrici in sicurezza. Volt, ampere e watt lavorano insieme per descrivere quanta elettricità può viaggiare attraverso un filo e per calcolare la quantità totale di energia che un sistema può generare o consumare. Vediamo come. La relazione tra volt, ampere e watt. Un modo semplice per capire i watt è pensare che rappresentano la combinazione di volt, cioè la tensione, e ampere, la corrente. Quando moltiplichi i volt per gli ampere, ottieni i watt, che indicano la quantità totale di potenza generata o consumata. Facciamo qualche esempio pratico per chiarire. Se un pannello solare produce 10 volt e una corrente di 1 ampere, la potenza totale sarà 10 volt per 1 ampere uguale 10 watt. Un altro pannello solare che produce 1 volt ma con una corrente di 10 ampere genera anch'esso 1 volt per 10 ampere uguale 10 watt. Anche se i due pannelli hanno caratteristiche molto diverse in termini di tensione e corrente, generano comunque la stessa quantità di potenza, ossia 10 watt. Tuttavia, c'è una differenza pratica importante. Il pannello con 1 ampere richiede un filo molto più sottile rispetto a quello con 10 ampere, perché la corrente, gli ampere, determina lo spessore del filo necessario. Maggiore la corrente, più spesso deve essere il filo per evitare surriscaldamenti o rischi di incendio. Un altro esempio. Un pannello solare produce 50 volt e una corrente di 2 ampere. La potenza sarà 50 volt per 2 ampere uguale 100 watt. Un altro pannello produce 10 volt e 10 ampere e la potenza sarà ancora 10 volt per 10 ampere uguale 100 watt. Nonostante i valori di volt e ampere siano molto diversi, entrambi i pannelli producono sempre 100 watt. Ma si possono anche calcolare dei valori se sono mancanti. Se conosci due di questi valori, tra volt, ampere o watt, puoi sempre calcolare il terzo. Ad esempio, hai un pannello solare da 100 watt con una tensione di 10 volt e vuoi sapere quanti ampere genera. Dividi i watt per i volt. 100 watt diviso 10 volt uguale 10 ampere. Un altro pannello produce 50 watt e ha una tensione di 25 volt. Per calcolare gli ampere, 50 watt diviso 25 volt uguale 2 ampere. Questo approccio è utile anche per capire i consumi di un elettrodomestico. Se sai quanti watt utilizza e a quale tensione opera, puoi calcolare la corrente richiesta. Un'altra unità di misura molto importante sono i wattora, watt per ora. I wattora rappresentano la quantità di energia utilizzata o generata nel tempo. Sono semplicemente la potenza in watt moltiplicata per il tempo in ore. Questo valore è utile per capire il consumo di elettricità o la capacità di una batteria. Facciamo un esempio. Se un elettrodomestico utilizza 100 watt per un'ora, consuma 100 wattora. Se consuma 1000 watt per un'ora, il consumo è di 1 kilowattora, che è ciò che viene indicato sulla tua bolletta elettrica. I wattora servono anche per calcolare la capacità delle batterie. Per esempio, se hai una batteria da 12 volt che può fornire 100 ampere-ora, moltiplichi 12 volt per 100 ampere-ora uguale 1200 wattora. Questo significa che la batteria può fornire 1200 watt per un'ora o 100 watt per 12 ore. È importante ricordare che la capacità in ampere-ora di una batteria è sempre legata alla sua tensione specifica. Confrontare le batterie. Quando si confrontano le batterie, il wattora è il valore migliore da considerare. Ad esempio, una batteria da 6 volt con 225 ampere-ora fornisce 6 volt
per 225 Ah, 1350 Wh. Una batteria da 12 volt con 100 Ah fornisce 12 volt per 100 Ah, 1200 Wh. Anche se la batteria da 6 volt ha un valore di ampere ora maggiore, in realtà fornisce solo leggermente più energia rispetto a quella da 12 volt, perché la tensione è più bassa. Questo dimostra che guardare solo gli ampere può essere fuorviante. Devi sempre considerare anche la tensione per considerare e calcolare i wattora. In pratica, volt per ampere uguale watt. I watt indicano la potenza totale, mentre i wattora indicano l'energia consumata o generata nel tempo. Per confrontare sistemi o batterie, utilizza i wattora per ottenere una visione chiara della loro capacità oppure il consumo. Questi concetti sono fondamentali per comprendere come funziona l'elettricità in sistemi come pannelli solari, elettrodomestici e batterie. Quando colleghiamo le batterie o i pannelli solari è importante capire come cambiano i parametri elettrici, come la tensione, i volt, e la corrente, gli ampere. Vedremo come queste connessioni influenzano la potenza e come usare i watt e i wattora per pianificare i sistemi energetici, calcolare l'autonomia delle batterie e progettare un sistema solare. Calcolare l'autonomia di una batteria con i wattora. Se conosci la capacità di una batteria in wattora, puoi facilmente determinare quanto a lungo può alimentare un dispositivo e quanto tempo richiede per ricaricarsi. Ecco un esempio pratico. Una batteria da 1000 Wh può alimentare un carico da 100 watt per 1000 Wh diviso 100 watt uguale 10 ore. Un'altra batteria più piccola da 100 Wh alimenta un carico da 50 watt per 100 Wh diviso 50 watt uguale 2 ore. Questo approccio rende i wattora molto utili per confrontare diverse batterie o calcolare quanta energia hai a disposizione. Una volta che sai quanti watt un carico consuma, puoi stimare quanto tempo la batteria potrà alimentarlo. I wattora e la ricarica. I wattora sono utili anche per stimare il tempo di ricarica di una batteria. Se, ad esempio, hai una batteria da 1000 Wh e un pannello solare che genera 100 watt, occorreranno circa 10 ore di piena produzione solare per ricaricare completamente la batteria. 1000 Wh diviso 100 watt uguale 10 ore. Questo calcolo presuppone che il pannello funzioni alla sua massima capacità, cosa che potrebbe non accadere sempre, a causa di condizioni meteorologiche o perdite di efficienza. Confrontare le batterie, volt, ampere e wattora. Molte persone trovano difficile confrontare le batterie basandosi solo sugli ampere ora. Questo valore infatti è legato alla tensione della batteria e può risultare fuorviante se non consideriamo anche i volt. Per esempio, una batteria da 24 volt con 250 ampere ha una capacità in wattora pari a 24 volt per 250 ampere uguale 6000 wattora. Se invece converti lo stesso sistema a 12 volt, avrai il doppio degli ampere ora. 6000 watt diviso 12 volt uguale 500 ampere. Anche se i valori di ampere sembrano diversi, l'energia totale, 6000 wattora, è la stessa. Ecco perché i wattora sono il metodo migliore per confrontare le batterie. Rappresentano direttamente quanta energia può essere immagazzinata o utilizzata, indipendentemente dalla tensione o dalla corrente. Collegare in serie e in parallelo. Quando colleghi batterie o pannelli solari, puoi farlo in serie o in parallelo, a seconda del risultato che vuoi ottenere. La connessione in parallelo. Collegare in parallelo significa unire tutti i terminali positivi a tutti i terminali negativi. Questo fa sì che la tensione rimanga costante, mentre l'amperaggio aumenta. Per esempio, se hai 10 pannelli solari, ognuno con 10 volt e 10 ampere, collegandoli in parallelo otterrai tensione totale, volt 10, che rimane invariata,
corrente totale, gli ampere, 10 per 10 ampere uguale 100 ampere. Questa configurazione è utile quando hai bisogno di molta corrente per alimentare carichi a bassa tensione. Le connessioni in serie. Collegare in serie significa unire il terminale positivo di un pannello al terminale negativo del successivo, formando una catena. In questo caso la corrente rimane costante, ma la tensione aumenta. Ad esempio, con gli stessi 10 pannelli solari da 10 volt e 10 A collegati in serie otterrai una tensione totale, volt, 10 per 10 volt uguale 100 volt, una corrente totale in ampere che rimane uguale 10. Questa configurazione è utile quando hai bisogno di alta tensione per ridurre le perdite di energia su lunghe distanze o per alimentare carichi ad alta tensione. Quindi, quando scegliere serie o parallelo? Usa una connessione in parallelo quando hai bisogno di aumentare la corrente totale per alimentare dispositivi che richiedono molta energia a bassa tensione. Usa una connessione in serie quando hai bisogno di aumentare la tensione per dispositivi che funzionano a tensioni più alte o quando vuoi ridurre le perdite nei cavi. Pianificare un sistema solare. Con queste basi puoi iniziare a progettare un sistema di energia solare. Ad esempio, calcola i consumi, determina quanti wattora i tuoi dispositivi consumano ogni giorno, dimensiona le batterie, scegli batterie con capacità in wattora sufficienti per alimentare i tuoi dispositivi per il tempo necessario. Scegli i pannelli solari, calcola quanti pannelli sono necessari per generare abbastanza energia in base al sole disponibile nella tua area. Su questo canale trovi tanti altri contenuti e altri vengono aggiunti settimanalmente. Dimensionare le batterie, scegliere i pannelli solari, dimensionare i regolatori di carica e tanto altro disponibile sul canale o in arrivo a breve. Grazie e a presto.